Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, uscita numero 55. Siamo a metà dell'opera, sapete che sono previste 110 uscite per questa collezione. L'edizione è De Agostini in scala 1:8, un modello meraviglioso. Per chi volesse dare lettura e visione dell'interno dei fascicoli può andare a vedere il video unboxing. In questo numero troviamo il tappetino posteriore in gomma, come quello vero, bellissimo. Avrebbero potuto semplicemente riprodurlo in plastica direttamente qui, ma hanno voluto fare una cosa fatta veramente bene. Eccolo qua. Guardate che spettacolo. Che bello. È veramente un modello splendido. Adesso andiamo subito a toglierli perché dovremo capovolgere il pianale per andare a montare questi con le viti JP che abbiamo trovato nell'uscita numero 54. Andiamo pure a prenderli. Eccoli qui. Questi sono i fondo corsa delle sospensioni posteriori. In pratica, nella realtà, questi coni sono fatti in gomma e quando arriva a fine corsa l'ammortizzatore batte contro questi gommi, questi coni in gomma. Bene, io mi sono già andato a creare il filetto e vi consiglio di fare la stessa cosa anche a voi, perché la plastica è abbastanza rigida e poi deve andare a battere su un'ulteriore parte che è plastica, quindi se non vi accorgete e avitate troppo rischiate di spaccare qui l'anello. Non dovete fare attenzione a quale usare perché sono simmetrici, quindi questo va bene e questo va bene anche, quello che volete voi. Poi andiamo a mettere la nostra vite così, però prima di fare questo vedo che ci sono delle sbavature qui, vado a levarle con una limetta. Questo mi consentirà di far entrare perfettamente bene il pezzo così al suo interno. Faccio la stessa cosa con questo. Ecco qui. E andiamo ad avvitare. Ecco, sento già che è diventato rigido, mi fermo subito. Sono arrivato a fine corsa perché mi sono creato il filetto prima. Ricordatevi di non usare alcun lubrificante. Intanto ringrazio tutte le persone che sono iscritte al mio canale, tutte le persone che mi visualizzano e anche tutte quelle che decideranno di iscriversi attivando la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Ecco qui. Perfetto.
Se tra voi c'è qualcuno che desidera farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. A questo punto abbiamo finito. Stavo dando una controllata, ma sì, confermo, abbiamo finito il montaggio. Ecco qui. Abbiamo aggiunto questi due pezzi che, come ho anticipato nel fascicolo numero 54, avremmo certamente potuto montare anche in quell'uscita, ma ci hanno detto di montarla qua e così abbiamo fatto. Adesso possiamo andare a mettere il nostro bel tappetino. Questo è quello posteriore, questo è l'anteriore ed è veramente bello. Poi, una volta messo il sedile, guardate che spettacolo. Dai, sembra una macchina vera. Qua vi ho già spiegato il discorso delle cinture di sicurezza che sono montate una al contrario dell'altra, così come anche ci dicono nelle istruzioni. Vedete? Qui si vede il rettangolo arancione, qui invece no, perché è dall'altra parte. Ecco, io pensavo che questa era la situazione più corretta da montare così, invece ce la fanno montare così. Non è la prima volta che sbagliano nelle istruzioni, però vi devo documentare. Dopodiché, qualora invece andasse montata così come questa, basterà semplicemente andare a scollare questa parte di giuntura, girare questo al contrario, reinserire la cintura di sicurezza e reincollarla. Non ci vuole nulla, non serve neanche che la svitiate. Tutto qui. Adesso, prima di salutarci, vado a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, cioè il 55. Poi ci salutiamo e se avete piacere mi seguirete anche nell'uscita numero 39 della mitica, iconica Lancia Stratos della Centauria, sempre in scala 1:8, livrea all'Italia, del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. E poi ci saranno anche i video con l'unboxing di Robocop, una figura, un cyborg alto 62 cm, e Alex Murphy. Pochi non conoscono l'esistenza di questo personaggio, ed è un'edizione De Agostini. Bene, adesso prima di salutarvi metto pausa, preparo tutto quello che abbiamo montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo. Ed eccoci qua, carissimi ragazzi. Questo è quello che abbiamo montato arrivando a metà dell'opera, numero 55 delle 110 uscite previste per questo splendido modello, questa meravigliosa riproduzione della De Agostini. È veramente bella. Guardate questo sedile, tutto in tessuto con i tubi metallici, gli elastici tenuti in tensione da altrettanti ganci metallici, fascia lombare e sacrale, similpelle come in quella vera. Questo è quello che abbiamo montato in questa ultima sessione. Il fine corsa degli ammortizzatori posteriori e il tappetino in gomma posteriore. Cofano anteriore tutto in metallo, bellissimo. Sotto poi andrà applicato un tampone, una copertura come nelle auto vere che serve a insonorizzare il motore una volta che è acceso il cofano è chiuso. Questa è la portiera anteriore sinistra al lato guida, finestrino basculante, tutta in metallo, cerniera in metallo. Questa è la parte interna con la serratura e l'apertura della porta. Cruscotto con copertura
del tachimetro con cristallo trasparente, che poi è plastica, con il bordino argentato in rilievo, bellissima. Sono piccoli particolari che fanno veramente la differenza. Qui abbiamo questi due cavi che all'interno del nottolino, dove va inserita successivamente la chiave, sono interrotti e vengono uniti semplicemente quando si andrà a inserire la parte metallica, perché la parte finale della chiave è metallo. Questa garantirà il contatto per simulare l'accensione sonora del motore. Ecco qui. Paraurto anteriore in plastica, tutto verniciato, bellissimo. Ecco qui. Adesso godiamoci questi ultimi momenti del motore di questo video. Qui, come vi ho già detto in qualche video, andrò poi ad intervenire per levare questo spazio e ridurlo quantomeno, perché così non mi piace. Ecco qui. Questa è la scheda elettronica che garantirà tutti i servizi, dall'illuminazione anteriore e posteriore, gli stop e la riproduzione sonora dell'accensione del motore e dell'accelerazione. Questo è il vano batterie, bellissimo. Bene ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio come sempre del vostro tempo. Saluto voi e tutti i vostri cari più cari. Dimentico sempre che non devo parlare quando cambio gli ingrandimenti delle immagini, perché salta la voce. Speriamo che non l'abbia fatto mentre ho commesso questa azione. Ciao ragazzi, grazie del vostro tempo e mi raccomando, seguitemi se avete piacere, condividete i video nei gruppi dedicati, iscrivetevi anche su Facebook, ho un gruppo per ogni modello che sto costruendo. E che altro dirvi? Grazie con tutto il mio cuore, perché è solo grazie a voi che io sono ancora qui. Grazie a voi che vi iscrivete e mi continuate a guardare e mi date un aiuto morale importantissimo nei commenti che mi scrivete, perché non è facile portare avanti un canale YouTube, ve lo garantisco. Non è facile, parlo come impegno e per quello che poi di fatto è la retribuzione economica, che non copre minimamente le spese che si affrontano per acquistare i modelli. Ecco perché vi dico, se potete aiutarmi, non saltate le pubblicità. Ci sono anche dei link che metto in descrizione dove poter dare delle offerte, delle donazioni, ma lasciamo perdere quello. Io ci tengo di più che voi non mi saltiate le pubblicità, a voi non costa nulla, so che dà fastidio, ma la pubblicità è l'anima del commercio, ragazzi. Quindi se viene a mancare questa pubblicità nel mio canale, come in tutti gli altri canali, il canale è destinato a chiudere. Tutto qui. Che altro dirvi? Un abbraccio a tutti. Grazie ragazzi.